Ciao a tutti. In una relazione di coppia sana, discutere e confrontarsi è normale, poiché solitamente si arriva sempre ad un chiarimento e a una soluzione. Ma quello che contraddistingue il rapporto con un narcisista è l'assoluta impossibilità di discutere in maniera costruttiva. Per il narciso non esiste scendere a compromessi, perché è sicuro della sua posizione, in particolare se il litigio l'ha creato lui di sana pianta. Di conseguenza ci si trova a dover affrontare una discussione alquanto distruttiva, seguita poi dal classico silenzio punitivo. Tieni presente che quando il narcisista ti insulta, si aspetta da te una determinata reazione e il fatto che tu non reagisca alle sue provocazioni lo farà sentire parecchio frustrato. Perciò ti consiglio di rispondere alle sue offese in questo modo. Rimanere calmi, totale indifferenza. Se necessario, attuare la strategia del sasso grigio. Rimanere neutrale. Non mostrare le tue emozioni. Non scomporti. Controbatti a monosillabi in modo secco e conciso. Ignoralo. Non dare importanza a ciò che dice. Cambia l'argomento della conversazione. Se puoi, evitalo. In sintesi, per il narciso è tutto un gioco subdolo, poiché prima ti porta all'esasperazione e poi ti induce ad offenderlo per poi utilizzare quei rimproveri per il prossimo scarto. Ecco qual è la dinamica che si innesca nella mente del narcisista. Io mi comporto male e lei si arrabbierà e mi insulterà. Così io alla prossima litigata avrò il pieno diritto di odiarla perché è perfida e a quel punto posso anche scartarla senza sensi di colpa. Ma se la vittima non mostra nessuna reazione, il narciso la considererà uno zerbino e la scarterà comunque. Ricorda che ogni reazione che tu avrai nei confronti del narcisista per lui sarà soltanto nutrimento, in quanto il narciso è talmente apatico e anaffettivo che si alimenta anche di sentimenti quali il rancore e il disprezzo. Tuttavia è opportuno fare molta attenzione con il narcisista che tende ad alzare le mani. In quel caso la cosa migliore da fare è allontanarsi e rinascere. Non dimenticare che gli individui di matrice narcisistica sono dominatori e arroganti. Non sono in grado di relazionarsi e attuano la tecnica della manipolazione. Sono molto centrati su se stessi e non provano alcuna sensibilità nei riguardi delle altre persone. Anche se tale disturbo viene sottovalutato, è comunque molto diffuso e rientra nelle patologie borderline di personalità. E attenzione ai soggetti antisociali e psicopatici, il più delle volte con manie di persecuzione, gli stessi che si macchiano di orribili crimini contro le donne. È fondamentale chiarire che il narciso benigno può essere sottoposto a terapia e risolvere il suo problema, mentre il narcisista maligno, ad uno stadio notevolmente avanzato, sfortunatamente non regredisce. Ora ascolta attentamente quanto emerge dall'ultimo report del Viminale. Dal 1 gennaio al 23 luglio 2023 sono stati registrati 184 omicidi, con 65 vittime donne, di cui 52 uccise in ambito familiare o affettivo. Di queste, 31 hanno trovato la morte per mano del partner e dell'ex. Mi rivolgo a te. Scappa finché sei in tempo, non aspettare. La tua vita è troppo preziosa e non dimenticare mai che di vita ne hai una soltanto.
E a te è accaduto qualcosa di simile? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.